Nyssa, una delle gemme dimenticate dell'Anatolia, fondata tra le colline della Caria lungo le rive del fiume Meandro. Nyssa fu un importante centro culturale, amministrativo e teatrale nel mondo greco-romano. Lasciamo la strada che collega Denizli ad Aydın e ci inoltriamo tra uliveti silenziosi alla ricerca di una città antica dimenticata nel tempo. Nyssa. Immersa tra le dolci colline dell'Anatolia occidentale, Nyssa non è solo un sito archeologico, ma una finestra sul mondo ellenistico romano dell'Asia minore. Qui, tra teatri, stoa e biblioteche in rovina, la storia sussurra ancora tra le pietre. Nel cuore della Caria, laddove il fiume Meandro disegna la vita con le sue acque, sorgeva un tempo una città distinta, nobile, colta, Nyssa. Oggi situata entro i confini del distretto di Sultanhisar, nella provincia di Aydın, l'antica città conosciuta anche come Nyssa del Meandro. Fu uno dei centri più importanti della regione storica della Caria. Le prime ricerche e scavi archeologici a Nyssa furono condotti tra il 1907 e il 1921 da von Dieste. Fondata sul versante meridionale delle montagne Mesogis, in una posizione protetta e fertile nella valle creata dal fiume Meandro, la città raggiunse grande importanza durante l'epoca dell'Impero Romano come uno dei principali centri della provincia asiatica. Durante l'antichità, una delle più importanti rotte commerciali e di comunicazione che collegava le regioni interne dell'Anatolia alle città della Caria e della Ionia passava attraverso Nyssa. Le fonti antiche indicano che la città fu fondata nel III secolo a.C. durante il periodo ellenistico. Secondo quanto riportato da Strabone e dallo storico Roma di Oriente Stefano, Nyssa fu inizialmente fondata con il nome di Atimbra. Nyssa divenne presto un centro di istruzione e cultura di primo piano e il famoso geografo Strabone di Amasea vi proseguì i suoi studi. Nella sua opera geografica Strabone descrive Nyssa come una doppia città, divisa da un torrente impetuoso che forma una gola profonda e racconta dettagliatamente delle sue strutture monumentali. Gli scavi hanno rivelato che la maggior parte degli edifici riportati alla luce appartiene ai periodi romano e tardoromano. Le strutture ellenistiche della fase fondativa della città sono per lo più coperte dalle architetture successive. Tra le costruzioni menzionate da Strabone si ritiene che il ginnasio, il teatro e lo stadio sul versante occidentale, così come l'agorà e il Gerontikon sul versante orientale, siano di origine ellenistica tarda. Tra gli edifici destinati all'istruzione, il ginnasio, dove venivano formati i giovani, e la biblioteca, una delle meglio conservate dell'Anatolia, spiccano per la loro importanza. Queste strutture riflettono il carattere intellettuale della città. Anche il teatro e lo stadio testimoniano la ricchezza della vita culturale di Nyssa. Informazioni sulla vita politica, sociale ed economica della città si possono ricavare da edifici come il Gerontikon, l'Agora, la strada colonnata, il foro e la basilica del mercato, recentemente emersi durante gli scavi. Questi monumenti riflettono in modo straordinario l'abilità architettonica e ingegneristica dell'epoca romana.
Notevole è anche l'armonia tra l'architettura e la topografia. Costruita sulle due sponde di una valle, Nyssa ospita strutture di grande ingegneria come lo stadio. 3 ponti in pietra e un tunnel che passa sotto il torrente che divideva la città. La biblioteca, costruita intorno al 130 a.C., era usata anche come sala per assemblee e tribunale. Era dotata di un corridoio che conduceva al secondo piano e di 16 scaffali di legno per i volumi. Il sarcofago del benefattore che fece costruire l'edificio è stato scoperto durante gli scavi effettuati a sud della struttura. Restaurata alle fine del IV secolo o all'inizio del V secolo d.C., la biblioteca cessò completamente di essere utilizzata a scopi pubblici nel corso del VI secolo. Tra i monumenti meglio conservati di Nyssa c'è il teatro, costruito nella seconda metà del I secolo a.C. e ampliato in epoca romana. Con una cavea a ferro di cavallo e dimensioni di 73 x 99 metri, il teatro fu costruito più volte. Dopo il terremoto del 178 d.C., la scena crollata fu ricostruita tra il 180 e il 200 d.C. in 3 piani. La scena era decorata con sculture e fregi mitologici, come il matrimonio sacro tra Plutone e Core e scene della vita del dio Dioniso. Questi rilievi non solo raffigurano miti greci, ma anche il paesaggio fisico che circonda Nyssa, come il fiume Meandro e i monti Mesoghis. Le statue originali della scena sono oggi custodite nel Museo archeologico di Aydın, mentre sul sito sono visibili copie e ricostruzioni effettuate tra il 2019 e il 2021. Nyssa non era solo cultura, era anche centro religioso e politico. Il foro, la basilica di mercato, i bagni romani, il ginnasio e persino un tunnel sotterraneo lungo 100 metri testimoniano la vitalità urbana della città. Un'altra struttura notevole è la Sala del Senato, Geronticon, dove si riunivano gli anziani della città per prendere decisioni politiche e civiche. La Basilica del Mercato, scoperta nel 1994, ha fornito importanti informazioni sulla sua funzione e architettura grazie agli scavi successivi. Durante il periodo dell'Impero Romano queste basiliche erano costruite accanto ai fori, nei punti più centrali della città, ed erano spazi coperti a pianta rettangolare suddivisi in 3 navate da 2 file di colonne. Erano utilizzate per attività giudiziarie, commerciali e amministrative e offrivano riparo dal sole e dalle intemperie a coloro che vi si recavano per affari, processi o semplicemente per passeggiare. La parte nord della Basilica del Mercato di Nyssa, delimitata da 3 archi sul lato sud, presenta un ambiente quadrangolare di 20 x 15 metri, che si ritiene corrisponda al tribunale, ovvero l'area dove si tenevano le udienze. L'edificio, che fungeva anche da mercato coperto, conserva ancora 8 delle 10 volte originarie che correvano lungo il suo lato orientale. Il foro, situato su una terrazza nel punto centrale della città accanto alla Basilica del Mercato. Il foro è stato identificato grazie a indagini, georadar e scavi archeologici iniziati nel 2013.
Si estende lungo il lato orientale della basilica e presenta ai suoi quattro angoli delle vasche di forma a L emerse durante gli scavi. L'area del foro misura 40 x 46 metri all'interno e lungo ciascuno dei suoi lati corre un portico con 22 colonne. Sul lato orientale del decumano è stato scoperto nel 2013 l'ingresso monumentale che conduceva dal decumano al foro e alla basilica del mercato. Situato a 66 metri a sud del tribunale, l'ingresso è largo 23 metri con 3 porte e una facciata monumentale decorata da 8 colonne e 4 edicole. Nell'ambito delle ricerche iniziate nel 2005 sul sistema stradale di Nysa è stata individuata la sezione occidentale della strada prima sul versante ovest della città. A partire dal 2013 sono emerse le sezioni orientali grazie a nuove campagne di scavo. Sullo stesso asse del Ponte Romano II, situato a nord dello stadio, è costruito tra le due sponde della città. La strada colonnata si estende verso est. Costeggiando il foro a sud, il tratto orientale della platea, largo 9 metri, si distingue dalle altre vie della città sia per la sua larghezza sia per la pavimentazione calcarea. È infatti la strada più ampia di tutta Nysa. Durante gli scavi sono stati rinvenuti numerosi basamenti di statue e iscrizioni onorarie posti ai lati della strada che ne confermano il carattere cerimoniale. L'agorà si estende per 113 metri in direzione est-ovest e per 130 metri in direzione nord-sud ed era un ampio spazio destinato al mercato. L'edificio, che misura 88 x 102 metri, è circondato su tutti e quattro i lati da portici colonnati. A causa delle caratteristiche architettoniche, in particolare della galleria orientale, l'edificio è datato all'epoca tardo-ellenistica. L'agorà era circondata da una stoa e doppia fila di colonne ioniche a nord e a est, mentre a sud e a ovest vi era una stoa dorica a fila singola. Inoltre, dietro la stoa settentrionale è stata scoperta una fila di botteghe con volta a botte. Grazie agli scavi e alle ricerche condotte a partire dal 1990, soprattutto nelle stoa orientale e settentrionale, si è rivelato che la struttura costruita nel I secolo a.C., durante il periodo tardo-ellenistico, ha avuto diversi utilizzi fino all'epoca bizantina. Le statue e frammenti di sculture e le ceramiche ritrovate sul posto hanno fornito importanti informazioni sulle diverse fasi d'uso e sulle funzioni dell'area. Una strada principale che si interseca con la stoa occidentale in direzione nord-sud separava l'agorà dall'edificio chiamato Gerontikon, situato a ovest. Inoltre è stato identificato un ingresso monumentale dell'agorà nel centro della stoa occidentale. Oggi, camminando tra i resti silenziosi di Nysa, si può ancora percepire l'eco delle voci che un tempo riempivano la biblioteca, il teatro e i tribunali. Nysa è un ponte tra il mito e la storia, tra la natura e la civiltà, che continua a parlare a chi ha orecchi per ascoltare. Ogni pietra ha una voce, ogni rovina un segreto. Nysa
non è solo archeologia, è poesia scolpita nel tempo. Ai suoi lati, basi di statue, iscrizioni votive, testimoni muti di generazioni che onoravano, celebravano, ricordavano. Nyssa non era solo pietra, era movimento, era parola, era rito, era Roma scolpita nell'Anatolia.